Nel tutorial di oggi vediamo come fare queste babucce ad uncinetto. È uno schema semplice e sono super veloci da fare, quindi se state cercando un'idea per fare dei regalini per Natale, questa potrebbe essere l'idea giusta. Sono calde, super morbide e appunto ho pensato a uno schema semplice da modificare per le varie taglie e velocissimo da realizzare. Nel tutorial facciamo insieme un 41, quindi una scarpetta più grandina, ma alla fine del tutorial vi mostro lo schema per fare scarpette più piccole e come adattare gli schemi per ottenere un qualunque numero vi serva. Se vi piace questa idea o se la rifarete, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare le babucce ho utilizzato questo bel gomitolone, è l'Alpina della Mondial, sono gomitoli da 200 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 120 metri. La composizione è 70% microfibra, 20% alpaca, 10% lana vergine merino. Con un gomitolo fate abbondantemente una coppia di babucce. Io direi che se state su 38, 40, 41, 42, un po' misti diciamo come numeri, con 2 gomitoli potete fare 3 paia di babucce. Per questo filato sono consigliati uncinetti da 8-9 mm e io ho usato un uncinetto da 9 mm. Oltre al filato ci servono le solette. E sia per quanto riguarda il filato che per quanto riguarda le solette, di qualunque misura vi serva, vi lascio il link nel primo messaggio sotto il video della merceria Arcobaleno, dove potete trovare le solette e il filato anche in tanti altri colori. Il blu che ho usato io, che è il numero 547, e per esempio anche questo verde, molto bello anche questo per le babucce, e altri, c'è un bel bordeaux, insomma se volete andate a vedere. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo il numero di catenelle che ci servono. Per esempio io ne lavoro 23. 1, 2, 3. Lavorate le catenelle che ci servono, ne lavoriamo un'altra e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, lavorando nel filo che c'è dietro le catenelle. Sul davanti la catenella si presenta come una V, se giriamo dietro c'è un filo, questo, lavoreremo in questo filo, un punto bassissimo in ogni punto, lavorando questi punti bassissimi morbidi. 23, una catenella e giriamo il lavoro. Ho preparato uno schema, questo è per una taglia 41-42, ma alla fine del video vi faccio vedere anche quelle per le altre taglie. Vediamo come funziona questo schema, così sapete leggere questo e anche tutti gli altri. Da un lato ho messo il numero delle righe e dall'altra il numero di punti che dobbiamo lavorare in ogni riga. Per esempio, nella riga 1 dobbiamo lavorare 23 punti e infatti abbiamo lavorato 23 punti. Queste sotto sono le catenelle iniziali e le freccette ci danno il verso di lavorazione, cioè da dove inizia la riga. Per esempio da qui abbiamo lavorato 23 punti, adesso lavoriamo la riga 2 in cui dobbiamo lavorare ancora 23 punti, un punto in ogni punto. In questo tipo di lavorazione lavoriamo in costa dietro. Se io guardo il lavoro da davanti non vedo la catenella del punto, devo un po' ruotare e questa è la catenella del primo punto. Normalmente lavoreremo prendendo tutto il punto così. In questo tipo di lavorazione lavoriamo sempre tutte le righe in costa dietro, cioè prendendo solo la mezza catenella dietro del punto e lavorando punti bassissimi. Nella riga 2 un punto in ogni punto, cioè 23.
e per questo tipo di lavorazione i punti vanno tenuti particolarmente morbidi. Vi consiglio, quando inserite l'uncinetto, di portare l'uncinetto verso il punto, in questo modo, e non il filo verso il punto, perché il punto viene molto più piccolo e invece qui vogliamo una lavorazione bella morbida, quindi spostiamo proprio l'uncinetto verso il punto, così. 22, 23, una catenella e giriamo il lavoro e vediamo cosa dobbiamo fare nella riga 3. Nella riga 3 dobbiamo lavorare 13 punti, partendo dal primo punto lavoriamo 13 punti. Nella riga 4 giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 13 punti tornando indietro, lavorando sempre un punto bassissimo in ogni punto, lavorando sempre in costa dietro. 13 all'andata e 13 al ritorno. Una catenella, giriamo il lavoro e vediamo cosa dobbiamo lavorare. Ho lavorato fino alla riga 4, lavorando 13 punti all'andata e 13 al ritorno. Ora, nella riga 5 dobbiamo lavorare 17 punti. I primi 13 li lavoriamo sopra i punti e poi ne abbiamo altri 4 che andremo a lavorare nella riga 2. E adesso vediamo come. Iniziamo intanto lavorando un punto sopra ogni punto per i primi 13. 1, 13, ed ora andiamo a lavorare nel primo punto libero della riga 2, che è questo. Se apriamo bene il lavoro vediamo che qui abbiamo lavorato, questo è il primo punto libero, ma oltre ad entrare qui entriamo in testa alla riga precedente. In testa c'è questo nodino che è fatto di 2 fili, entriamo qui e poi nel primo punto libero della riga 2. Portiamo fuori da tutto e lavoriamo un punto bassissimo. Questo punto bassissimo può essere un po' più stretto degli altri. È il nostro punto 14 e andiamo avanti fino a 17, 15, 16, 17. Una catenella, giriamo il lavoro e vediamo cosa dobbiamo lavorare. Nella prossima riga, che è la riga 6, dobbiamo lavorare 17 punti, un punto in ogni punto. Lavoriamo la riga 6, una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 7 dobbiamo lavorare 20 punti. Lavoriamo i primi 17 normalmente e gli ultimi 3 sempre sulla riga 2. Vediamo di nuovo come fare questo punto. 16, 17 ed ora, come prima, lavoriamo nei punti della riga 2. Il primo punto libero è questo. Prendiamo i 2 fili che sono qui in testa alla riga sotto ed entriamo nel primo punto libero e lavoriamo il nostro punto 18, 19, 20. Una catenella, giriamo il lavoro e vediamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo lavorato la riga 7 con 20 punti, nella riga 8 abbiamo 19 punti. Iniziamo dal primo punto e lavoriamo un punto in ogni punto fino al penultimo punto e ci vediamo qui in fondo. 18, 19 e saltiamo l'ultimo punto. Adesso cosa dobbiamo fare? Nella riga 9 iniziamo dal punto successivo, quindi dobbiamo fare una diminuzione qui. Solo in questo caso non facciamo la catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo direttamente dal secondo punto, saltando il primo. Saltiamo il primo punto e dobbiamo lavorare in tutto 20 punti, quindi un punto in ogni punto e gli ultimi 2 nella riga 2, come abbiamo imparato. Saltiamo il primo punto e lavoriamo intanto un punto in ogni punto, 1, 2, 18, prendiamo il nodino che c'è in testa alla riga sotto
e il primo punto disponibile sotto della riga 2, 19, 20 e ci resta ancora un punto della riga 2 da lavorare per dopo. Una catenella, giriamo il lavoro e adesso nella riga 10 dobbiamo lavorare 14 punti, un punto in ogni punto fino al punto 14. Poi giriamo il lavoro e qui dobbiamo fare un'altra diminuzione, quindi lavoriamo come abbiamo lavorato qui, non facciamo la catenella, saltiamo il primo punto e lavoriamo la riga 11 in cui lavoriamo 14 punti, un punto in ogni punto e andiamo a raccogliere anche l'ultimo punto che ci manca della riga 2. Giriamo il lavoro, una catenella, nella riga 12 14 punti, un punto in ogni punto e ci vediamo qui per iniziare la riga 13 con questo aumento. Ho lavorato fino alla riga 12 lavorando i 14 punti che dovevo lavorare, ora vediamo insieme la riga 13. Nella riga 13 iniziamo con un aumento e lavoriamo in tutto 14 punti, quindi partiamo con un aumento e ci fermiamo un punto prima della fine della riga. Per l'aumento una catenella, giriamo il lavoro e come sempre vuol dire che lavoriamo 2 punti nel primo punto. 1, 2 e andiamo avanti. 3. In questo tipo di lavoro vi consiglio di contare sempre i punti perché è molto facile perdere il primo o l'ultimo punto della riga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Lasciamo l'ultimo punto da lavorare, una catenella e giriamo il lavoro. Ora lavoriamo nella riga 14 15 punti, un punto in ogni punto e poi alla fine nell'ultimo punto un aumento e poi vediamo come lavorare qui. Uno, 2, 13, 14 e nell'ultimo punto lavoriamo anche l'aumento e arriviamo a 15. In questa riga poi dobbiamo lavorare anche delle catenelle, 5 catenelle e poi quella per girare. 1, 2, 3, 4, 5 e una per girare il lavoro e nella riga 15 dobbiamo lavorare 18 punti, i primi nelle catenelle e poi normalmente nei punti e avanzeremo 2 punti da lavorare alla fine. Quindi adesso iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo prendendo il filo sopra, 1, 2, 3, 4, 5 e ricominciamo a lavorare normalmente sui punti. 6, 7, 18 e ci restano 2 punti da lavorare alla fine. Una catenella, giriamo il lavoro ed ora nel giro 16, nella riga 16 dobbiamo lavorare 19 punti, un punto in ogni punto e un aumento alla fine. Nella riga 17 lavoriamo un aumento all'inizio, quindi qua facciamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento nel primo punto e poi un punto in ogni punto fino ad arrivare a 17 punti e lasciamo 3 punti da lavorare. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 18 lavoriamo 17 punti, un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo la riga 19 lavorando 13 punti, nella riga 20 lavoriamo i 13 punti che abbiamo, un punto in ogni punto, nella riga 21 poi rilavoriamo tutti e 23 i punti, riprendendo i punti come abbiamo imparato qui. Ci rivediamo alla riga 21.
Ho lavorato fino alla riga 20 e questo è il risultato. Abbiamo tutti questi gradini che ritroviamo anche nello schema. Ora, per lavorare la riga 21, lavoriamo dal primo punto, un punto in ogni punto, e poi raccogliamo tutti i punti fino ad arrivare a 23. 1, 2, 13 e qui come prima prendiamo il nodino in testa alla riga sotto e il primo punto disponibile sotto. 14, 15, 16, 17, il nodino, il primo punto disponibile sotto, 18, 19, 20, il nodino, 21, 22 e anche per l'ultimo punto prendiamo il nodino e l'ultimo punto sotto, 23. Una catenella, giriamo al lavoro e nell'ultima riga, la riga 22, lavoriamo di nuovo 23 punti, un punto in ogni punto. Ed ora facciamo un giro tutto intorno per rifinire. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un mezzo punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, entriamo sempre in costa dietro, portiamo fuori il filo e questo filo lo portiamo fuori da tutto, così. Filo sull'uncinetto, nel prossimo punto porto fuori il filo e questo filo lo porto fuori da tutto. E lavorando in questo modo lavoriamo tutto intorno. E sulla punta lavoriamo in testa alle righe di finta maglia rasata. In testa qui bastano 3-4 punti e poi ricominciamo a lavorare dall'altra parte. Completato questo giro di finitura, la mia scarpetta numero 41 è lunga circa 26 cm e la soletta del 41 è lunga circa 27 cm e mezzo. Quindi la scarpetta deve essere sempre un po' più piccola della suola, perché poi comunque il lavoro è elastico e poi quando lo cuciremo, se è un po' più piccola, si distende e diventa perfetto. A questo punto non ci resta che cucire il tallone. Il dritto del lavoro è quello in cui abbiamo lavorato l'ultimo giro. Appaiamo rovescio con rovescio e cuciamo qui dietro. Ingrandiamo un po' l'asola, entriamo dall'altra parte sul primo punto, così, e portiamo fuori l'asola. E qui lavoriamo cucendo da una parte all'altra, entrando in testa alle trecce che vediamo qui, diciamo questa finta maglia rasata, da una parte e dall'altra. Il filo è dietro, lo prendiamo e lo portiamo fuori da tutto. Lo ingrandiamo un po', entriamo nella prossima treccia da una parte e dall'altra, prendiamo il filo dietro e portiamo fuori da tutto. Da una parte, dall'altra, prendiamo il filo
Ingrandiamo bene questi punti, altrimenti poi sul tallone tira. E questo è il risultato dietro. Completiamo con un giro di punti bassissimi tutto intorno qui, e anche qui mi raccomando rimanete morbidi, altrimenti chiudiamo troppo e non riusciamo più a far entrare il piede. Punti belli morbidi, un punto in ogni punto, sulla parte davanti anche, lavoriamo in testa alle righe, tutti i punti che servono. In questo modo, e alla fine tagliamo il filo un po' lungo e con un ago da lana facciamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutta la catenella del primo punto del giro e al centro dell'ultima catenella, prendendo anche un filo dietro, e in questo modo creiamo un'ulteriore catenella e la chiusura è perfetta. Dietro nascondiamo il filo tra i punti per saldarlo. E se vogliamo facciamo un nodo. Se volete fare dei ricami o delle applicazioni, quello che vi consiglio è di ricamare morbido, in modo che il lavoro mantenga l'elasticità, o comunque di cucire con meno punti possibili, in maniera sempre che il lavoro mantenga elasticità, perché più cuciamo e più leghiamo i punti. Qui ho messo un cuoricino facilissimo con una catenella, una fila di catenelle, e qui ho ricamato delle stelle alpine, o almeno ci ho provato. Con il ricamo non sono bravissima, ma insomma, se volete vi lascio nella descrizione del video i link ai video in cui abbiamo ricamato gli ovetti di Pasqua, e lì vedete diversi punti, avete vari spunti eventualmente dovesse servirvi. E adesso vediamo come cucire la scarpetta alla suola. Tagliamo un filo lungo, il filo che abbiamo scelto per cucire. Io uso un filo di lana molto più sottile, usiamo un ago con la punta e facciamo 2-3 nodini uno sopra l'altro alla fine del filo. Iniziamo a cucire dal tallone e sul rovescio della scarpetta entriamo in uno dei punti e nel nodino, appena sotto il nodino che abbiamo fatto, in modo da fissare il filo. E cominciamo a cucire dal centro del tallone. I punti li prenderemo sempre così, circa 5 mm all'interno della suola e uscendo circa a metà dello spessore. E prendiamo tutta la catenella dell'ultimo giro di punti, solo la catenella, e facciamo un altro punto. Entriamo circa a 5 mm dal bordo e usciamo circa a metà dello spessore, e il filo del punto precedente lo teniamo con il dito in questo modo e passiamo tutto il filo. E poi alla fine molliamo, e questo è il primo punto. Teniamo con il dito, entriamo nel prossimo punto e nella suola, teniamo e poi alla fine lasciamo e tiriamo bene. E in questo modo facciamo tutto il contorno. Se andate meglio potete fissare la scarpetta alla suola con degli spilli per ripartire i punti. Mettete un paio di spilli e così vedrete
quanto vicini o lontani fare i punti. Sotto la catenella e nella suola, e in questo modo cuciamo tutto intorno. E con l'ultimo punto usciamo da dove abbiamo iniziato. Così. Rientriamo qui e usciamo dentro nella suola. E qui annodiamo. E nascondiamo. E questo è il risultato. Se volete potete omettere l'ultimo giro di punti bassissimi. Io l'ho fatto perché l'apertura qui rimanga più in sesto, però potete lasciarla anche senza. E se preferite l'ultimo giro, quello che abbiamo lavorato tutto intorno, anziché lavorarlo con questo punto che abbiamo lavorato, potete lavorarlo sempre con punti bassissimi. A me è piaciuto perché dà questa finitura un po' diversa, però voi potete scegliere di fare come preferite. E adesso parliamo di misure. Ed ora vediamo come cambiare lo schema per modificare la misura della scarpetta. Insieme abbiamo lavorato il 41-42, lavorando uno schema che si sviluppa su 22 righe, partendo da una base di 23 catenelle, 23 punti. Se dovete fare una scarpetta un po' più grande, una 43, un 44, un 45, potete aggiungere una catenella inizialmente, quindi invece di lavorare su 23 catenelle lavoreremo su 24 catenelle. Ma non serve cambiare niente dello schema, avrete semplicemente un punto in più nella riga. Non cambiate la forma del foro per il piede né le diminuzioni della punta. Avrete un punto in più qua in mezzo, in ogni riga ci sarà un punto in più, ma non cambiate né dove iniziate a diminuire da questa parte né diminuzioni e aumenti da questa parte. Se invece dovete lavorare una scarpetta più piccola, quindi diciamo da un 36 a un 39, vi baserete su questo schema che anziché essere su 22 righe è su 18 righe, quindi è un po' più piccolo anche in altezza, in questo senso, ok? Avendo meno righe è un po' meno alto e un po' meno largo. Anche qui per un 36-37 iniziamo con 20 catenelle e questo è lo schema per un 36-37, ma anzi se invece dobbiamo lavorare un 38 o un 39 basterà aggiungere una o due catenelle al totale, anziché partire con 20 partiamo con 21 o con 22 e le catenelle in più, appunto il punto in più lo lasciamo sempre qua in mezzo, non cambiano né le diminuzioni né gli aumenti né sulla punta né sul foro per l'ingresso del piede. Quindi voi potete fotografare lo schermo oppure riscrivere lo schema e adattarlo a qualunque misura vi serva. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che queste babbucce vi piacciono e che il tutorial vi possa essere utile per fare magari dei bellissimi regalini per Natale.
Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Se rifate queste scarpette non dimenticate di condividere con me le vostre foto, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!